Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a guardare il guerriero leggendario dell'elemento ghiaccio Barnov e come al solito andiamo a guardare nel dettaglio le sue magie. Andiamo a vedere la prima magia bianca, costituzione di 2 tacche di rabbia che ci consente di andare ad infliggere il 16% degli HP modificati del drago come danno alle torri vicine e le congela per 3 secondi. Magia che ha una durata di 3 secondi e tempo di recupero pari a 0 secondi. Seconda magia bianca, custodivazione di un attacco di rabbia, consente di avere un attacco aumentato pari al 250% del suo danno. Magia che ha una durata di 3 secondi e tempo di recupero pari a 0 secondi. Ultima magia blu, custodivazione di un attacco di rabbia che ci consente di avere uno scudo che protegge il drago dal 100% degli HP massimi del drago e al termine della sua durata di 4 secondi infligge un danno alle torri vicine pari sempre al 14% dei suoi HP massimi. Tempo di recupero di questa magia pari a 3 secondi. Abbiamo inoltre una magia passiva che ci consente di avere il ripristino dell'8% dei suoi HP massimi ogni 5 secondi. Dopo aver visto le magie di questo drago andiamo anche a vedere quali sono i suoi pro e i suoi contro. Su basi non difese questo set di magie è sicuramente valido perché comunque presenta sia un ottimo set dal punto di vista difensivo sia un ottimo set dal punto di vista offensivo. Abbiamo sia il congelamento e sia lo scudo blu che oltre a fare la fase difensiva, quindi nel caso del congelamento andare a bloccare tutte le torri e i super colpi in arrivo e lo scudo appunto che ci protegge i danni in arrivo per la sua durata. Abbiamo anche un vantaggio dal punto di vista offensivo, poiché il congelamento danneggia del 16% degli HP modificati le torri colpite e lo scudo dopo la sua durata danneggia le torri vicine, quindi esplodendo del 14% degli HP massimi del drago. Inoltre abbiamo l'altra magia bianca che è comunque un potenziamento dell'attacco e ci consente appunto di distruggere le torri più velocemente. Come contro di questo drago abbiamo sicuramente un recupero assente della rabbia, quindi dovremmo andare comunque a dare delle rune e un rider che gli aumentano di parecchio il recupero della rabbia, nonostante abbia comunque una rigenerazione passiva leggermente superiore agli altri draghi. Anche dal punto di vista del recupero della vita, grazie alla magia passiva recupera l'8% degli HP massimi ogni 5 secondi, ma secondo me è comunque una percentuale un po' bassa, soprattutto su basi difese dove comunque si subiscono di solito comunque più colpi. E la pecca, il contro più grande di questo drago riguarda appunto quando si attaccano basi difese, poiché il 250% del potenziamento dell'attacco dalla magia bianca risulta essere comunque insufficiente per distruggere velocemente le torri su basi difese, quindi potenziate dagli scudi o comunque riparate dai martelli, e ci costringe a congelare comunque più di una volta, ad usare quindi la magia che congela più di una volta e quindi consumare troppa rabbia. Inoltre su isole lunghe con doppia orrery, quando abbiamo una orrery comunque posta nella seconda isola, comunque risulta essere un problema per il drago, poiché il congelamento comunque non riesce a congelare anche la orrery dietro e quindi mentre comunque si è impegnati a distruggere la Earth e la magia blu nella prima isola, si viene comunque colpiti dalla orrery posta dietro e non ci sono altri modi poi per andare ad evitare i suoi colpi. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Come sempre, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in modo tale da essere sempre aggiornati. Se avete domande scrivetele nei commenti e come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!